Questa fa davvero male stavolta. I casi sono due: o tu non utilizzi una VPN e quindi sei conscio del fatto che il tuo indirizzo IP è visibile da tutti quanti i server che visiti e dai servizi che utilizzi, ma non solo, che anche i tuoi dati non sono protetti da un tunnel crittografato e quindi sono potenzialmente intercettabili. Oppure utilizzi una VPN e in questo caso è decisamente peggio. Perché? Perché è stata appena divulgata, e bada bene, ho detto divulgata, non scoperta, una vulnerabilità che consente di guardare gli indirizzi IP nelle VPN, e quindi anche il tuo potenzialmente, e di leggere i dati anche se questi apparentemente transiterebbero attraverso il famosissimo tunnel crittografato. Ma ho detto che è stata divulgata e non scoperta perché in realtà la scoperta di questa vulnerabilità risale a circa 20 anni fa e quindi sono circa 20 anni che tante VPN vengono spiate. Non ci credi? E andiamo a vederlo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. Utilizzi Surfshark, Urban VPN, Vira VPN o anche la blasonatissima NordVPN? Ebbene, vabbè, ridiamoci sopra che è meglio. La questione è che tutte queste reti e molte altre sono state gabbate. Parliamoci chiaro, non è la prima volta che una VPN viene violata. Te lo dimostra questo articolo che risale al 10 settembre 2021 che parlava della violazione della VPN che si chiama Fortinet, in cui sono stati rubati ben 500.000 account. Ma la situazione questa volta è decisamente diversa. Questo che ti sto mostrando è uno degli innumerevoli articoli presenti sulle varie riviste di settore che puoi trovare anche tu facendo una breve ricerca su internet. Titola così: Falla nelle VPN, forse sfruttata per anni. L'attacco Tunnel Vision rende inutili le reti virtuali. Se andiamo a leggerlo con maggiore attenzione ci viene detto a chiare lettere che nessuna rete VPN è più al sicuro, ma come vedremo la situazione è un pochino diversa perché non sia mai che ti prospetti un problema senza la relativa soluzione. A meno che non si usi Android. L'attacco è possibile da almeno 20 anni grazie ad un'opzione di DHCP pensata per scopi legittimi. I ricercatori della Leviathan Security Group hanno scoperto l'esistenza di una tecnica che consente di aggirare l'incapsulamento dei dati di una rete VPN rendendo di fatto vano l'utilizzo della stessa VPN. Ma cerchiamo di capire meglio che cosa hanno appena detto. In questo schema vediamo la differenza tra chi non usa una VPN e chi invece utilizza una VPN. Nel caso in cui non usi una VPN, tutti quanti i tuoi dispositivi e quindi PC, smartphone, notebook si collegano ad un router domestico che a sua volta si collega al tuo Internet Service Provider, quindi ad esempio Wind, TIM, Vodafone, Fastweb e così via, che ti consente l'accesso ai vari servizi su Internet. Nel caso invece in cui tu utilizzi una VPN, come vedi compaiono una serie di lucchetti. Questi stanno ad indicare delle connessioni sicure e quindi i vari dispositivi di casa si connettono in maniera sicura attraverso un tunnel crittografato, questo tubo che vediamo disegnato qui, dapprima al tuo router che a sua volta si collega all'Internet Service Provider e quindi al server della VPN che provvede a fare da filtro insieme a tutte queste altre protezioni nel momento in cui utilizzi i vari servizi internet. Aggirare l'incapsulamento significa quindi che un malintenzionato può intrufolarsi all'interno di questo tunnel crittografato aggirando tutti quanti i nostri vari lucchetti e andando a leggere qualsiasi cosa transiti al suo interno, ivi ricompresi gli indirizzi IP e tutti quanti i dati che transitano attraverso il tunnel che noi crediamo essere sicuro. Finiamo con le cattive notizie, ma poi ti garantisco che ce ne saranno anche di buone.
Questo attacco è stato battezzato dai ricercatori Tunnel Vision e secondo loro può essere effettuato su qualsiasi VPN e non può essere evitato in alcun modo, su certi sistemi almeno, perché sfrutta un'opzione dello standard di rete che ci consente di collegarci a internet. Inoltre, a quanto pare questo attacco potrebbe essere stato già utilizzato a partire dal 2002, quindi ben 22 anni fa, ovvero quando è stata introdotta nello standard l'opzione che involontariamente permette agli attaccanti di aggirare la sicurezza di una rete VPN, e da allora è successo molto probabilmente il cataclisma. Sbarbari! Mettete il castello a fare fuoco! Più precisamente di quanto ho detto prima, questo tipo di attacco è in grado di utilizzare le funzioni del DHCP, ovvero di quel protocollo che serve a farci navigare assegnandoci gli indirizzi IP, per forzare il nostro traffico di rete all'esterno del tunnel VPN, rendendolo quindi leggibile. Tuttavia, quando siamo connessi ad una VPN non ci accorgiamo di nulla, perché ai nostri occhi apparirà sempre come se fossimo regolarmente connessi alla rete virtuale. Mentre quindi la nostra applicazione ci segnalerà che tutti quanti i dati vengono inviati attraverso una connessione protetta, gli attaccanti invece avranno la possibilità di spiare i nostri dati. Questo articolo infine ci informa di 3 dettagli decisamente importanti. Il primo è che Android è l'unico sistema operativo che non è vulnerabile a questo attacco, che Linux può mettere in campo una mitigazione che tuttavia non risolve il problema, e che i ricercatori sono riusciti ad effettuare questo attacco solo essendo collegati alla stessa rete dell'utente. Un fattore importante che apparentemente, purtroppo mi tocca aggiungere, fa tirare un sospiro di sollievo agli utenti casalinghi, ma che pone a rischio tutti coloro i quali si collegano a una VPN da una rete pubblica, come quella di un bar, di un hotel o di un aeroporto. Prima di continuare, un piccolo riassuntino di quello che abbiamo detto. 1. Tutte quante le VPN sono tendenzialmente a rischio per quanto concerne questo attacco. 2. Android è invulnerabile, per cui se per esempio lo utilizziamo come hotspot nel momento in cui ci colleghiamo il nostro computer dotato di VPN, sappiamo che saremo al sicuro. 3. La soluzione portata da Linux non è una vera soluzione e quindi la sua efficacia resta dubbia. E 4. A quanto pare, ma questo purtroppo non è sicuro, per poter perpetrare questo attacco è necessario essere collegati alla nostra rete locale, e quindi nel momento in cui saremo in un albergo, in un bar o in un'altra situazione saremo potenzialmente a rischio, ma saremo potenzialmente a rischio anche se, trovandoci a casa nostra, la nostra rete sarà stata violata. Ma veniamo alle buone notizie finalmente, perché leggiamo su Reddit, sul canale di Proton VPN, la VPN gratuita che ti ho presentato qualche mese fa e che se ti fossi perso il video te lo lascio qui in alto così potrai guardarlo, che ha provveduto a sistemare e a proteggere contro questa minaccia sia la sua applicazione per Windows che quella per Android. Purtroppo lo stesso non si può dire per quanto riguarda iOS e macOS, che possono essere messe al sicuro, ma solo a patto di utilizzare una serie di precauzioni tecniche. Per quanto riguarda invece la app di Linux, i tecnici sono al lavoro per trovare una soluzione sovrapponibile in termini di sicurezza a quella già trovata per Windows e per Android, appunto. Ma non basta, perché anche Cloudflare Warp è in grado di offrire una immunità nativa a questo problema. Non essendo infatti una VPN in senso tradizionale, ma offrendo dei servizi completamente sovrapponibili, proprio in virtù del paradigma diverso su cui è fondata, riesce ad offrire una protezione totale ed anche, in certi casi, un aumento della velocità. Questa composizione probabilmente non sarà comprensibile immediatamente per tutti, ma a buon intenditor, poche parole. Cosa facciamo? Ci ritiriamo? Mai! Attila non si ritira mai! Ritiriamoci! Non so se ti ricordi le Iene del film che ha incastrato Roger Rabbit. Bene,
Penso che se continuerò di questo passo su questo canale farò la loro fine, ma torniamo seri, o almeno proviamoci, perché abbiamo degli importantissimi ringraziamenti da fare, che quest'oggi vanno a Mimmo Langiano, Matteo, Fabrizio Grella, Giuseppe Bengardino, no, l'ho detto male, Giuseppe Bencardino, scusami Giuseppe, Mario Ippolito e Pietro Mazza per essersi appena abbonati al nostro canale, e quindi con tutto il cuore vi do il mio personalissimo benvenuto a bordo della community dei gentiluomini. Ma un ringraziamento super speciale va anche a Claudio Basso, Mario Ippolito, Pietro Mazza, Mimmo Langiano e l'immancabile Giorgio Brusasco per i loro generosissimi super grazie. Vi ringrazio infinitamente per la vostra vicinanza e il vostro supporto fattivo a questa community. Ma manca ancora un ringraziamento, e cioè quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo, come di consueto, non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.